in questo episodio? We're in Little Italy in Cleveland. Really? Should I change it? I love this place, man. That is funny. My tent broke. Mi viene da piangere. Sono ritornata a Cleveland, che avevo lasciato circa 20 giorni fa. Il viaggio in treno è andato bene, non ho dormito niente, ma non importa. È stato tutto molto veloce, ho dormito 3 ore, poi siamo venuti. Peter, il signore che mi aveva ospitato, mi ha invitato con un suo amico, Davide, a vedere questa partita di baseball, che è stata fantastica, è stata una super esperienza per me. Eh sì, guardare una partita di baseball è un'esperienza unica. Il campo è impeccabile e la gente diventa letteralmente pazza per questo sport. Noi siamo andati a guardare i The Guardians, la squadra professionale di baseball proprio di Cleveland. Qui mi ci hanno portata questi due giovinotti che avevo conosciuto circa 20 giorni fa, Peter e Davide. Non conoscevo nulla di questo sport e ammetto ho fatto fatica a capirlo. Ne ho dedotto però che è uno sport meditativo che quasi non tiene il passo con la frenesia del mondo odierno. A partita finita non potevano che portarmi nel quartiere di Little Italy a Cleveland, dove spiccano bandiere italiane da ogni lato. Questa zona è stata proprio base per tutti quegli italiani che migravano negli States. Oggi con noi si aggiunge anche John, un amico di Davide. We're in Little Italy in Cleveland, and we're walking to look at all the historical buildings. One of them is this building here. This is where the Italian immigrants in the early part of the 19th century would be housed when they first came to Cleveland, and then they would be given support like money and some food and a job, and then they would be able to save enough money to bring the rest of the family over or to find another place to live. But this was the original lodging home. E tornando al baseball, qui a Little Italy è commemorato Rocky Colavito, la più grande icona del baseball italo-americana. Potevamo solo che finire la nostra serata mangiandoci un vero gelato italiano, uno dei migliori mangiati finora. Da quando ho messo piede negli States, la mia passione è visitare proprio le città di notte, o perlomeno vederle dopo il tramonto. I love the picture of the women working there. Oh, that wasn't in this building. Ah, yeah, it's an old one, but still it's a good one. This was a post office. It was built in like 1943. Ora però credo che sia il caso di fare un check alla bici. Posso dire ufficialmente che sono a metà del viaggio e mi mancano ancora circa 4.000 km per tornare a casa. Bye Julia, have a safe trip. It's nice to meet you. Keep the rubber side down. Ehi amici, posso passare? Posso passare in bici? Ma siete bellissimi! Ma sei bellissimo tu! Ma sì che siete belli, cosa fate? Io credo che appunto, ripeto, il viaggiare sia proprio questo. Non ho ancora trovato il mio posto nel mondo, ma mi piace esplorarlo, mi piace crescere, perché io sto veramente imparando tantissime cose da questa esperienza, grazie a tutte le persone che ho conosciuto, e mi ha fatto strano lasciare Chicago. C'è questa bellissima frase che dice che Chicago, puoi lasciare Chicago ma Chicago non ti lascerà mai, ed è stata la prova di quanti stereotipi abbiamo nella testa e di quante cose che ci possono influenzare. So at
Con Peter questa sarà l'ultima colazione e ci tiene a spiegarmi un po' di cose sul tratto che andrò ad affrontare. Nella prima parte seguirò l'Ohio to Erie Trail, poi il Gap, il Great Lagging Passage e infine il C&O. Ma li vedremo passo a passo insieme. You're 9/10 of a mile from there down the trail to here, where you'll see a sign for Big Bend, Big Bend Park or something like that. Look at Peter trying to fix the sunglasses. I could fix those glasses for you Yeah. because I'm the kind of strange old man who, when he has an old pair of glasses to throw away, would take... As old as you? There is nothing as old as me. Okay. I would take the screws out and put them in this little jar Right. that says eyeglass screws on the top. Ah, you And see. Then when I or somebody I know has a problem with their eyeglasses, There you go. get out the screwdriver and fix. Ultimo saluto a Cleveland prima di partire e rimettersi sulla strada dopo forse 2 settimane, non lo so. Sarà dura oggi ripartire, ma bisogna farlo. Comincio a pedalare piano piano fuori da Cleveland, una città che mi ha ospitata ben 2 volte e che mi ha fatto vivere delle esperienze incredibili. In questa parte di viaggio non sarò sola perché Oscar mi accompagnerà fino a Washington DC. Se non ve lo ricordate, la storia l'ho raccontata tutta nell'episodio 8. Lui, essendo un professore, al mese di agosto libero e quindi ha deciso di provare questa nuova esperienza in bici. Solitamente partecipa agli Ironman ma non ha mai rallentato così tanto. Anche per me sarà una sfida perché finora ho sempre viaggiato da sola. Che posto dove siamo finiti? Abbiamo appena trovato una sistemazione per questa sera molto bella, mi piace questo campeggino wild. I love this place, man. You like it? Mi sorprende sempre il fatto di come un paese fatto a misura di macchina sia così attrezzato per chi vuole viaggiare in bici. Gli ampi spazi sono gestiti bene. Per chi ama la natura e l'outdoor non è difficile trovare i posti dove piantare la tenda, lontano dai centri urbani. Degli Stati Uniti avrei pensato tutto fuorché questo. Anche se sono stanca, mi piace cucinare nei boschi. Mi permette di rallentare e di godere il presente. Yeah. What are you cooking? Tacos? Yeah, I got. You want to try this Cuban coconut black beans and rice? What's that? Cuban. Yeah. Le giornate finiscono sempre presto perché alle prime luci del sole sono già pronta per scrivere una nuova pagina. It's early in the morning. Well, not that early, but anyway, we're making breakfast. Well, Julie's actually making breakfast right now. Yes. And this is what I love about camping and just being out in Mother Nature. I think it's ready. And the oatmeal is ready, so I'm gonna shut this off so I can shut off the stove. Buongiorno Giulia, come stai? Bene, tu?
I'm bien. Middle of paradise, you got good music, you got good company, you got beautiful bikes. Prendere in mano la bici dopo tanto, come ricominciare la prima volta, quindi riacquisire l'equilibrio e la sensazione è sempre strana. Siamo nel parco Cuyahoga Park Valley, e prende il nome proprio era una valle che i nativi americani hanno nominato. È stupenda, questo trail è veramente stupendo, mi ricorda un po' l'Erie Canal Trail, ma è più verde, più boschi, più foreste. Fino a Washington sarò poi in compagnia, che Oscar ha deciso di pedalare con me e diciamo provare questa esperienza di cicloturismo. E oggi arriviamo prima di Akron, seguendo appunto questo stupendo trail nell'Ohio. E è bello perché mi ero abituata per tutti questi giorni, mi ero abituata alla città, mi ero abituata ai grattacieli, e essere immersa in questo verde è purificante. Questo mi capita proprio a pennello perché appunto oggi è cominciato il primo giorno per la via verso casa, quindi sì, è proprio finding my way home. Si vede che questo era un luogo proprio di proprietà dei nativi americani. Because being outside means I get to meet wonderful people like you. You see, The adventure of Yeah. new places, new people, vicariously travel to Italy. yeah. What's your name again? Rhoda. Rhoda, nice to meet you. Nice to And meet do you have you. a bike with you? You're going Oh, somewhere? Yeah. Oh yeah, this is how I do everything. Yeah. I call myself a lifestyle biker. It's Yeah. not just a commuter. This Yeah. is how I get my groceries, how I have my Everything. adventures. Oh, you are doing good. Yeah, that's good. That's what I'm talking about. And I am 66 in case you wanted to ask. On top of that. Dopo questi magnifici incontri casuali ricominciamo il viaggio, che presto ci aspetterà una bella sorpresa. Ovviamente sto parlando della pioggia, e per fortuna che è cominciato a piovere, perché Oscar si è accorto di non avere portato con sé il sacco a pelo, ma soprattutto la sua giacca antipioggia. È così che un signore l'ha accompagnato al primo negozio disponibile. And it's just a great day to be alive and doing something like this. And it's just great. God bless. So it is torrential rains on the trail. Le ruote scorrono sulla ghiaia bagnata, la pioggia è forte ma calda e i boschi sembrano proteggerci. Today I said to myself, I wish I could have a shower. And there you go. It's a little bit different, the shower I wanted, but that's pretty much the same. Okay, funny. Ok, sì, divertente, ma c'è un limite a tutto. Oggi veramente abbiamo preso un sacco di acqua, che ci siamo dovuti fermare prima del previsto, cercando di lavare tutte le borse che sono completamente piene di fango. Usiamo la doccia in maniera intelligente. Di tutta questa cosa ho capito che bisogna sapersi fermare. In un viaggio in bici i piani possono cambiare molte volte, proprio perché siamo in balia degli eventi.
L'astuzia sta proprio nel non volere strafare o dimostrare, ma accettare quello che succede. Qua i temporali sono belli forti. Ora è facile trovare i trail pieni di fango e con una miriade di alberi caduti. Ma il viaggio continua, tra boschi, foreste, trail e città che sembrano quasi disabitate. Fino a ritornare nelle terre abitate dagli Amish. So we're taking a pee break, and I'm just relaxing on this bench somewhere in the US, in Ohio. We're getting close to Pittsburgh, and we had some crazy hills today. Oh, pee break is over. I gotta go. We are looking for a place tonight. Yeah, we don't know where to go. Said Oscar, okay, go in and ask, because man first, so I'm planning everything, he's helping me in something else. So I just went in there and I said, ma'am, we're going to the Lincoln Memorial and we're wondering if we could get something to eat. So she said, sure, like you guys could put your tents in the back of the building. We own that. He goes, you could come in here, have a drink, and there's no problem. You could tent right over there in the back of the building. That's perfect. Sta chiedendo se abbiamo bisogno di qualcosa, che magari ci può dare una mano. C'è una signora trovata nel bar proprio così. We are eating dinner at this bar and grill. My tent broke. It was a piece of garbage last night. It just broke. So that means probably tomorrow I'll go to REI and get another tent. But life is good. Improvvisamente ci lasciamo attirare da questi murales di vari personaggi, dal primo giocatore di baseball di colore a Lincoln. Abraham Lincoln si è fermato qua. E questa cittadina un po' depressa che la stanno riqualificando appunto grazie all'arte. Siamo ormai ad un passo da Pittsburgh. Oh my god! What happened? I can't look down! Questo è forse il tratto più difficile e pericoloso finché non arriviamo qui. Ecco il Panhandle Trail che porta direttamente a Pittsburgh. Quindi siamo entrati nella West Virginia giusto per un pezzettino, c'è proprio una puntina della West Virginia che stiamo attraversando. E lasciato definitivamente l'Ohio e si entra in Pennsylvania. Qua. Mancano ancora circa forse 38 miglia, ce la dobbiamo fare entro le 8. È stata lunga oggi. What's the word you know in Italian? Bangul. I'm totally exhausted. I just needed to lay down for a while. Ok, siamo alla fine di 105 km
estremamente collinare qua, e Google ci ha portati in una strada che è chiusa e quindi mi viene da piangere, quindi sto tirando la bici, non riesco più, le mie gambe si rifiutano di fare altre salite, si rifiutano, e quindi sono completamente, non so come ho fatto a essere così sossa. Yeah, it was just a long, and not only that, but just the hills. It's just like just nonstop, just hills. And like the universe is lined up because I came here to see one of my brothers from the Navy, Eric Allen. And so I texted him. I'm like, hey, look, like we need a little bit of help here. Like, could you pick us up? Do you have a pickup truck? And can two bikes fit? And he's like, yeah, sure. It'll be the first time I'll see him in 31 years. We made it on our own. I'm glad it's not raining. You look good. You look good. You got big. Well, yo, I was telling her. Well, hi. How are you? Nice to meet you there. 31 years, I was telling her. It's crazy. Yeah. 31 years. Still got the same face. Same with you. You don't look any different. Yeah. Eric ci accompagna con il suo pick-up per gli ultimi chilometri. Non sembra, ma questa città è super collinare. It's okay. I've never heard this word before. It's really literally a mix of American and Italian. Yeah. Andiamo da Tina, la nostra ospite. Ecco come ci accolgono sempre gli ospiti di Warm Shower. Ci lasciano la porta aperta. Make yourself at home. Fantastico, bellissima questa fiducia tra cicloturisti. Nel prossimo episodio vi porto a visitare Pittsburgh, la città natale di Andy Warhol, ma soprattutto la città dei ponti. Non vi resta quindi che continuare a guardare il prossimo episodio sperando di arrivare fino a Washington DC.